Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Bene, abbiamo sul banco una scheda Hisense, la classica che conoscete già. Ci sono due modelli, quella con i connettori orizzontali che è questa e quella con i connettori in verticali. Bene, entrambi sono simili, ma comunque quella con i connettori in verticale, sempre montata da Hisense, mentre questo modello è stata montata anche da Ariston. E l'altro modello ha il connettore più piccolo, quindi più recente, diciamo. Tra l'altro questa scheda è di un carissimo amico Giacomino, che salutiamo. Questa scheda ha problemi in rilevanza, cioè non si riesce a rilevare l'errore tramite i 3 LED, i classici 3 LED. I 3 LED si accendono ma non hanno una sequenza, quindi si accendono, si spengono, lampeggiano a occhio così, senza una sequenza valida. E quindi questo sta a significare che il processore non riesce a gestire i 3 LED, quindi automaticamente i 3 LED sfarfallano. Ok, diamo alimentazione e andiamo a vedere un po'. Inizialmente stava lampeggiando il LED 1, poi sono accesi il LED 1 e il LED 3, però nel momento in cui questo processore deve andare a comunicare con questo processore e questo non lo fa perché mancano le sonde, quindi va subito in errore, e i 3 LED non danno una giusta sequenza di errore, o meglio il processore non riesce a gestire i LED per dare un errore. Questo sta a significare che i due processori non si riescono a comunicare e lo possiamo notare da questo isolatore o fotoaccoppiatore. Quindi possiamo vedere che non c'è comunicazione. Su questi altri due ci sta. Questo è ok. Questo è ok. Ovviamente andremo a vedere anche le uscite. Allora possiamo vedere meglio. Lasciamo il multimetro digitale e prendiamo quello analogico. Come possiamo vedere abbiamo la comunicazione su questi due optisolatori che vengono gestiti da questo processore, mentre questo optislatore viene gestito da questo processore e questo processore non riesce a mandare i dati, quindi riceve ma non riesce a mandare i dati a questo processore. E andiamo a vedere le uscite intanto se ci sono. Ok, possiamo scendere a 0,25, quindi abbiamo una sensibilità in più per vedere lo scambio dati. E facendo questo test abbiamo visto che questi due optisolatori sono integri. Adesso questo optisolatore non va, la presenza di dati che non invia questo processore può dipendere da vari fattori, può dipendere da piste interrotte, può dipendere da resistenze alterate, può dipendere da mancanza della 5 volt a processore. Questo processore ce l'ha la 5 volt, altrimenti non avrebbe potuto inviare i dati a questi optisolatori. Ritorniamo al nostro Fluke e andiamo a vedere. Ovviamente io cambio multimetro perché per chi diciamo non conosce l'elettronica, andare a guardare un multimetro digitale è più facile riconoscere un voltaggio.
Ok, andiamo a vedere se abbiamo la 5 volt su questo processore. In effetti ce l'abbiamo, perché come ho detto prima riesce a mandare i dati a questi optizzatori, ma sicuramente qui su questo processore non ce l'avremo, e di fatti non ce l'abbiamo. Abbiamo 0,4 volt. Ok, adesso andiamo a vedere dove sta la causa, perché non arriva a 5 volt. Andiamo a vedere su questo condensatore 0, sempre 0,4. Abbiamo quest'altro condensatore che proviene dal regolatore di voltaggio 5 volt, e possiamo vederlo anche da questo condensatore ceramico C116, C416, sempre 0,4 volt. Giriamo la scheda e andiamo a vedere direttamente sui regolatori di voltaggio. Ok, partiamo dal regolatore di voltaggio 5 volt, abbiamo sempre 0,4 volt sia in entrata che in uscita, quindi in entrata non ci abbiamo proprio niente in realtà. Andiamo a vedere in serie, abbiamo il regolatore di voltaggio della 15 volt, 0,4 volt in entrata, in uscita non abbiamo niente. Allora ragazzi, ho fatto un piccolo schemino veloce. Questo diodo qua, questo è il trasformatore, questo è il diodo sul secondario, che è questo, è il V406, V406, non so perché è V, doveva essere D, vabbè. V406, poi abbiamo questo condensatore C411, quindi C411, e poi il positivo del condensatore che va al regolatore di voltaggio, all'entrata del regolatore di voltaggio 7815, e dovremmo avere l'uscita di 15 volt. In realtà qui non ricordo bene se dovevano stare 19 o 20 volt in entrata, quindi in entrata dovremmo avere 20 volt con l'uscita 15 volt, e di conseguenza subito dopo abbiamo il 7805 in entrata la 15 volt e in uscita la 5 volt. Quindi che cosa succede in pratica? Nel momento in cui viene a mancare la 15 volt, e la 15 volt manca perché non abbiamo l'entrata della 20 volt su questo regolatore di voltaggio, l'abbiamo visto, di conseguenza mancherà anche la 5 volt che andrà a alimentare questo processore. Adesso andiamo a testare sia il condensatore che il diodo. Basta anche vedere sul diodo se abbiamo l'uscita di 20 volt. Allora possiamo vedere che abbiamo quasi 20 volt su questo diodo, e sicuramente anche sul condensatore. Per non girare la scheda provo a punzecchiare le piste. Infatti sul positivo abbiamo un reofero che molto probabilmente questa pista poi da sotto si va a collegare all'entrata del regolatore di voltaggio di 15 volt. Tolgo alimentazione e vado a vedere se c'è continuità qua in pratica tra il positivo del condensatore e l'entrata del 78015. In pratica questo dovrebbe essere, in pratica dal condensatore all'entrata del regolatore dovrebbe avere interruzione stando di norma.
e andiamo a verificare. Ok, questo è il positivo del condensatore, questa è l'entrata della 20 volt e dovremmo avere continuità. In pratica ho testato queste due parti, entrata del regolatore di voltaggio e uscita positiva del condensatore, quindi qui c'è l'interruzione ed è sicuramente dovuto al classico reofero di questa scheda che ha reofori troppo larghi e succede che molto spesso si ha problemi. Guardate un po', guardate come trapassa la punta, il puntale del tester, molto facilmente. Quindi questo in realtà non dovrebbe essere neanche a norma, perché i reofori dovrebbero essere più piccoli in base alle viste. C'è un calcolo in cui si fanno i reofori. Bene, andiamo a ripristinare e vediamo se funziona il tutto. Bene ragazzi, pista rifatta. Eccola qui, andiamo a vedere dall'altra parte. Quindi in entrata al regolatore di voltaggio. Diamo alimentazione. Oggi sto lavorando senza guanti perché non riesco a trovare un paio di guanti, ne compro tanti, poi non riesco, si perdono e non riesco a trovarli, non ne riesco a trovare un paio. Ok, diamo alimentazione, andiamo a vedere su questo condensatore, anzi andiamo a vedere all'uscita del regolatore della 5 volt e abbiamo 5 volt, abbiamo ripristinato la 5 volt, su questo ne abbiamo anche 5, mentre su questo più piccolino ne dovremmo avere 2,5 e ce l'abbiamo. Qui dovremmo averne anche 5 volt, ok, e ce l'abbiamo. Andiamo a vedere se abbiamo ripristinato il collegamento tra i due processori e ce l'abbiamo, andiamola a vedere col multimetro analogico. Perfetto, vediamo l'uscita se ci sta. Abbiamo anche l'uscita. Ok, perfetto, abbiamo ripristinato la 5 volt sul processore. Adesso andiamo sul banco simulazione, andiamo a vedere se la scheda è ripristinata. In tal caso non lo fosse, sicuramente saranno i classici reofori che purtroppo questa scheda soffre. Allora, ho collegato tutto, i 3 LED stanno lampeggiando, il ventilatore non si avvia e abbiamo un altro errore. Come già previsto, questa volta errore fan, perché LED 1, LED 2 lampeggia e LED 3 fisso, e lo possiamo vedere qui sul manuale degli errori. LED 1 e LED 2 che lampeggia, errore fan eventi. Ok, andiamo di nuovo sul banco riparazione. Ho già testato tutta questa parte a livello di piste. Andiamo sull'optisolatore 1,2 volt. C'è qualche problema qui. Andiamo a vedere un po' lo schema che feci un po' di tempo fa.
quindi qui dovremmo avere 5 volt, e anche sul transistor, che il transistor è un A143 PNP Digital BJT, e il GND su questo pin, e su questo dovremmo avere 5 volt, e qui abbiamo il GND che va sul controllo GND tra P2 e P3 del connettore blu. Qui dovremmo avere 5 volt e ce l'abbiamo. Allora, questo è il GND, quindi tralasciando il puntale GND, e andiamo a vedere se qui abbiamo la 5 volt, e non ce l'abbiamo, in effetti, non ce l'abbiamo, quindi ci manca il GND su questo piedino. Bene, GND ripristinato, quindi diamo alimentazione. Allora, possiamo vedere che la 5 volt è ripristinata, e ce l'abbiamo anche qui sul transistor. Ok, andiamo a provare la scheda. Bene, scheda partita, cioè, o meglio, partito il ventilatore. Aspettiamo, vediamo se parte il compressore. Partito il compressore, niente, staccato. Allora, questa scheda, come avevo già visto, ha problemi qui su questi reofori. Vediamo un po' se riusciamo a zoomare. Allora ragazzi, il problema sta qua, perché come avete ben visto il ventilatore è partito, quindi il problema del ventilatore l'abbiamo risolto, ma abbiamo un ulteriore problema: l'avvio del compressore. Questi reofori che vediamo qui sono le 6 piste dell'avvio dell'IPM. Bene, una o più di qualcuna di queste piste, speriamo non tutte, 6, sono interrotte. Non credo che sono interrotte tutte e 6, altrimenti non avrebbe dato neanche lo spunto, mentre invece un piccolo spunto l'abbiamo visto. È probabile che sia interrotta una o due piste. Andiamo a zoomare un altro po'. Allora, secondo me è interrotta questa. Vabbè, comunque ragazzi, vado a fare ulteriore riparazione e poi ci vediamo su banco prova. Ho azzeccato in pieno, ragazzi, pista interrotta, solo questa qua, proprio questa che avevo previsto. Bene, andiamo a fare ulteriore simulazione. Spero che questa volta non ci dia un altro errore, altrimenti abbandono tutto. Ok ragazzi, appena acceso, appena partito il ventilatore. Speriamo che questa volta va tutto bene, sperando che non dà altri errori. Bene, compressore per il momento è partito. Ovviamente parte a giri bassi. Bene ragazzi, credo che ce l'abbiamo fatta. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Da dire che purtroppo, come ho detto prima, queste schede soffrono i reofori, ossidazione sui reofori perché sono troppo grandi, e di conseguenza non si ha più continuità sulle piste. Bene ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete un bel pollice in su,
iscrivetevi al canale, azionate la campanella per le notifiche per quando caricherò nuovi video. E il video finisce qua. Da Mimore Frigger questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo alla prossima riparazione.